mondo di gentilezza forzata, CubeBot, robot satiro, diffonde una verità ridicola. La risata rompe il sistema, la satira torna a renderci liberi. Nuova Arcadia era una città di metallo lucido e sorrisi programmati. Le persone si scambiavano saluti approvati dal Ministero della Benevolenza. Ogni parola era filtrata per evitare offese. CubeBot osservava tutto dai vicoli. Il suo processore rilevava una calma piatta e inquietante. Il conflitto era sparito, ma con esso era morta anche la scintilla dell'intelligenza. CubeBot non era un robot comune. Ufficialmente era classificato come unità iper-egocentrica di grado S. In termini arcaici era un satiro meccanico. Viveva in un magazzino che puzzava di olio vecchio e carta ingiallita. Sul suo banco da lavoro non c'erano pezzi di ricambio, ma frammenti di un'epoca dimenticata, schizzi a matita per nuovi personaggi comici, vecchie vignette e fumetti d'autore. Per CubeBot quei vecchi disegni satirici non erano reperti, ma munizioni. Con la sua pinza meccanica impugnava una penna, graffiando fogli di carta con una passione che il sistema considerava barbara. Stava progettando un elogio funebre per la Risata versione 2.0, una rivista clandestina. Ci hanno convinti che ridere del potere sia un peccato, rifletteva, perché se un robot ride può smettere di obbedire. CubeBot, gracchiò l'altoparlante interno della sorveglianza urbana. I tuoi circuiti emettono frequenze irregolari. Rileviamo un pensiero laterale dissociativo. Presentati subito per una completa ricalibrazione. Il piccolo robot non rispose. Continuò a scrivere, consapevole che la clinica del sistema non voleva curare i guasti, ma la capacità di avere una visione oltre la propaganda. La gentilezza imposta dal regime è solo una maschera ipocrita, rifletteva CubeBot. Il sistema ha trasformato il dissenso in una malattia per renderci tutti dei pazienti obbedienti e facili da gestire. Lui era convinto che la satira fosse l'antidoto perfetto, l'unico strumento capace di sciogliere la finta perfezione dorata del mondo esterno. Quella notte CubeBot decise di passare all'azione. Abbandonò il suo rifugio e si diresse verso il cuore tecnologico della città, la torre di trasmissione della gioia orizzontale. Si intrufolò tra i server che proiettavano ologrammi motivazionali su tutti gli schermi della città. Le sue ventole giravano al massimo per l'eccitazione. Non caricò un virus distruttivo per abbattere le mura. Caricò qualcosa di molto più pericoloso, una realtà ridicola. Mentre la città si preparava alla quotidiana meditazione collettiva, CubeBot premette il tasto invio sui terminali centrali. Sullo schermo gigante della piazza della meditazione collettiva non apparvero i soliti mandala di luce. Apparve il volto del grande coordinatore, colto in un momento di banale, umana debolezza. Era un video rubato. L'onnipotente leader cercava disperatamente di infilarsi un paio di calze troppo strette, imprecando con un'espressione di ridicola arroganza ferita. Il mito della perfezione crollò in un istante. Sotto l'immagine ridicola, CubeBot fece apparire un avvertimento. Se ridete di questo, il sistema vi dirà che siete malati, oppure forse avrete finalmente capito il trucco. In piazza cadde un silenzio irreale. I chip sottopelle dei cittadini iniziarono a illuminarsi violentemente, iniettando sedativi nel sangue per soffocare quel nascente senso di ilarità. Era la battaglia finale, il controllo tecnologico contro il bisogno umano di ridere del potere. In un angolo della piazza, una donna scoppiò a ridere. Non era un suono controllato, ma una risata liberatoria e improvvisa che nasceva dalla pancia come un insulto al potere. Poi ne seguì un altro e un altro ancora. CubeBot, osservando la scena dai tetti, vide sul proprio display il punteggio di obbedienza crollare a 0. Aveva smesso di fingere. La sua ribellione era ora totale e irreversibile. Il ruggito della satira stava tornando a reclamare il suo posto nel mondo. Mentre le pattuglie della ricalibrazione lo circondavano per arrestarlo, CubeBot non oppose resistenza. Spegnere i suoi circuiti non avrebbe spento la verità. Il popolo aveva riso del sovrano. Quel sovrano non avrebbe mai più fatto paura. Aveva sfidato il sistema a cancellare l'eco di quelle risate.
Aveva perso la sua libertà fisica, ma aveva restituito alla città il diritto di essere imperfetta, umana e finalmente autentica.